Vivai è fondamentale. Noi quando abbiamo cominciato insieme al Presidente e agli altri soci, ci siamo detti lavoriamo sulle giovanili, lavoriamo per le giovanili, lavoriamo per i bambini e con i bambini. È l'unico modo per creare una seniores di livello. Ci vuole tanto tempo perché è molto più facile comprare dei giocatori in giro. Ci vogliono i soldi, non è che sia più facile, però è più semplice, è molto più rapido allora, diciamo, più che più facile. Ma formare dei giovani, dei ragazzini che danno continuità e arrivano alla prima squadra. Abbiamo avuto l'ingresso in campo di 2 dei nostri ragazzi in questi anni, ripeto, è 6 anni che lavoriamo, quindi dalle giovanili ne sono passati ancora pochi alla prima squadra rispetto a quelli che c'erano, ed è stata una soddisfazione enorme, sarebbe da fare solo per quello. La cosa più importante è avere la voglia di trasmettere a altre persone quello che uno ha vissuto prima di tutto, aggiunto alle conoscenze tecniche che uno ha acquisito negli anni, però soprattutto voler dare agli altri parte di quello che uno ha avuto nei suoi anni come giocatore, come persona nel gruppo, nei gruppi che ha condiviso nella sua vita. Ma sono dei vestiti completamente diversi da quelli da giocatore. Sicuramente ci vuole la formazione tecnica che deve passare da specialisti per conseguire i vari brevetti, però secondo me deve avere anche una certa un carattere, come dire, devi riuscire a trasmettere quelle tue emozioni, quelle sensazioni, quella tua esperienza attraverso dei gesti, le parole, il cuore e tutto quello che può servire per trasmettere quello che tu hai, quello che hai integrato negli anni. Beh, diciamo che della federazione è ben contenta che fin da giovani, oltre a giocare, si possa intraprendere questo tipo di percorso, che reputo molto importante, ed seguendo questi corsi che sono a livello provinciale, regionale, per poi essere anche a livello nazionale, poi permettono di non essere più in campo, ma nello stesso essere utili a quelli che sono in campo. Ci sono 15 giocatori e ci sono ruoli, per esempio nella mischia, che sono condivisi da più giocatori, come la prima linea sono 3, seconda linea 2, la terza linea sono 3 giocatori. Io personalmente ho fatto la terza linea, sono i 3 uomini ultimi della mischia che fanno parte degli 8, gli ultimi 3 legati che quando hanno il pallone e la mischia a favore sono i primi a contrattaccare col pallone, o in difesa sono i primi a staccarsi dalla mischia per andare a placare gli altri giocatori. La partita di rugby inizia il venerdì per me. È una partita che non è solo nel campo, ma è il momento conviviale prima, durante e dopo. È la lotta per la sopravvivenza, per esempio, è anche una partita di scacchi a 120 all'ora, è la prima guerra mondiale per gli avanti, i giocatori di mischia, ed è strategia terrestre e a volte aeronautica per i tre quarti. La partita da rugby è una festa, è un'emozione ed è una passione. Ed è un momento di gioia, anche quando si perde alla fine. Non la gioia in sé, però è energia positiva proprio. Dipende dalle partite, però diciamo che tutte le partite possono essere considerate 80 minuti di battaglia, però con un grande fair play.
Lucio Bini, faccio parte del consiglio direttivo del Rugby Bologna 1928, sono uno dei soci rifondatori. Lucas Scozzati, ho 38 anni, nato in Argentina, ex giocatore di rugby fino ai 32 anni e ex allenatore al momento. Mi chiamo Massimo Cavalieri, ho giocato quasi 30 anni a rugby, anche ad alti livelli, vengo da campionati di eccellenza con Rugby Rovigo. Ho avuto qualche exploit in giro sia a Venezia che una bella parentesi a Badia. Gianluca Auger, allenatore. Marco Pastonesi, giornalista e scrittore. Mariana Dallare, sono una maestra di scuola primaria della scuola Torre di Ravenna, che fa parte dell'Istituto Comprensivo San Biagio. Sandri Massimo, ho 39 anni e faccio il pilone, sono alto 1,80 m e peso 113 kg.